Ciao a tutte, bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi a grande richiesta una borsa molto elegante. Guardate questa mini clutch a punto stella. Non preoccupatevi se il punto vi sembra complicato, ma davvero seguendo la spiegazione anche le principianti si potranno cimentare ed avere una borsa elegantissima e soprattutto che brilla tanto. Prima di vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi i punti hype e seguirmi anche sui social. Diamo un'occhiata a tutto quello che ci serve per il progetto di oggi. Vi dico subito che troverete un kit con tutto l'occorrente su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere tra le varie tinte disponibili. Il kit è composto da 2 rocche di gemma, questa fettuccia leggerissima, guardate quanto brilla ed è anche facilissima da lavorare, quindi chi ha le prime armi non troverà nessuna difficoltà. Poi una molla da 16 cm, una tracolla, 2 moschettoni e questa splendida base specchiata 21x8 che è in tinta. Come uncinetto, quindi per il primo giro della base il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 6, quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Terminato il giro, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata, allunghiamo un po', lasciamo il numero 3 e prendiamo il numero 6. Facciamo una catenella e partendo dallo stesso punto andiamo a fare il giro di contorno a punto bassi in costa, quindi anziché 2 asole solo quella esterna, in questo modo. Così andiamo a creare la base, scusate, per poi cominciare il nostro punto. Vedete? Quindi completiamo e iniziamo il nostro punto. Arrivati alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Adesso iniziamo il nostro punto stella. Allora, non vi preoccupate, sembra difficile, ma credetemi, basta seguire questi passaggi, vi verrà facile. Allora, realizziamo intanto 3 catenelle. Prendiamo il filo, partiamo dalla seconda catenella, noi inseriamo il filo qui, estraiamo e allunghiamo. Riprendiamo il filato, entriamo qui dove abbiamo fatto la maglia bassissima, prendiamo il filo e allunghiamo, riprendiamo il filato, saltiamo una maglia di base, andiamo in quella successiva, riprendiamo il filo, poi questo cerchiamo di tenerlo col dito in questo modo, ma adesso vi insegno anche un altro metodo. In teoria dovremmo tenere il filo, dovremmo fare così e chiudere. Invece, siccome viene complicato, se voi guardate bene, io chiudo tutto, lo vedete che io già lo individuo che è qua, chiudo tutte le maglie, sposto, questo è quello che avremmo dovuto tenere con le dita, lo riprendo, quindi entro e mi tiro una maglia bassissima. Ora non vi preoccupate perché lo rifaccio. E già si è formata la stella. Una catenella, prendo il filo un'altra volta, qui si è creato il centro della stella, entro, estraggo il filo e allungo, riprendo il filato, questa è l'ultima maglia lavorata e rientro proprio qui, estraggo e allungo, riprendo il filo, salto una maglia, vado in quella successiva, prendo il nostro filato, vedete, prendo il filo, io so che l'ultima è quella che poi devo riagganciare, intanto chiudo tutto, poi vado a prendere proprio questa, che è quella che avremmo dovuto tenere col dito, ma viene male, quindi secondo me è più facile così, chiudo con una maglia bassissima e faccio una catenella. Ora ve lo mostro se noi lo teniamo col dito, perché magari a qualcuno di voi può venire più facile. Quindi intanto l'inizio è uguale, prendo il filo, entro al centro della stella, estraggo e allungo, poi vado qui nell'ultima maglia lavorata, allungo sempre, salto una maglia, vado in quella successiva, estraggo, allungo, prendo, io blocco questo filato così, guardate, e poi lo trovo già pronto e chiudo. Quindi si può anche fare così. Personalmente, siccome
e l'ultimo filo qui proprio all'angolo, preferisco in questo modo, quindi ve lo faccio rivedere invece nel modo classico, come faccio io. Quindi entro al centro, estraggo e allungo, entro nell'ultima maglia lavorata ed allungo, entro, lascio questa e prendo quella successiva, allungo tutto, chiudo tutte le mie maglie, vedete, è proprio qui. Mi inserisco qui, prendo il filo che faccio passare sotto a tutto con una maglia bassissima, catenella e riprendo, centro della stella, ultima maglia lavorata, ne salto una, vado in quella successiva, allungo, prendo il filo, chiudo tutte le maglie, qui mi ritrovo quella dove mi devo andare a inserire per chiudere tutto con una maglia bassissima e faccio la mia catenella. Guardate che risultato. Adesso noi lo facciamo per tutto il giro e vi faccio vedere come iniziare il secondo. Siamo quasi a fine giro, dobbiamo creare l'ultima stella, quindi entriamo al centro, sull'ultimo punto lavorato e adesso vedete qui c'è l'altra stella, noi entriamo qui, prendiamo il filo, estraiamo, chiudiamo tutto, al solito prendiamo il filato qui per fare la maglia bassissima, catenella e si va a chiudere con una maglia bassissima su questa stella che è la prima che abbiamo realizzato. Vedete, in questo modo non ci sono, è tutto congiunto perfettamente. Vi faccio vedere anche, perché per il momento ho lavorato al contrario, ma adesso vi faccio vedere il risultato. Guardate che meraviglia. Adesso io per ora lo rimetto in questa posizione perché mi viene più facile, poi magari fra qualche giro la rimetto nella posizione corretta. Vi faccio vedere come iniziare il secondo giro, quindi solitamente 3 catenelle, prendiamo il filo, partiamo dalla seconda, estraiamo il filo ed allunghiamo, entriamo al centro della stella che è proprio quella che abbiamo appena finito di lavorare, allunghiamo, prendiamo il filo, vedete, andiamo nella stella successiva al centro, prendiamo il nostro filato, estraiamo, chiudiamo tutte le asole, prendiamo quella laterale, maglia bassissima e catenella. Vedete, si cominciano a formare perfettamente le nostre stelle e si continua centro della stella, ultima maglia lavorata che coincide col centro della stella sottostante e poi si va al centro della stella seguente. Tiriamo, allunghiamo, chiudiamo tutte le asole, prendiamo quella laterale, maglia bassissima e catenella. Guardate che meraviglia. Ve lo faccio vedere un'ultima volta, quindi centro della stella, il centro di quella sottostante e il centro di quella seguente. Tutte le asole vengono chiuse tutte assieme, prendiamo il filato laterale, maglia bassissima e catenella. Guardate già come si vede perfettamente. Facciamo questo giro, vi faccio vedere ancora una volta come chiudere e iniziare il giro successivo. Guardate che meraviglia questo punto realizzato con questa bellissima fettuccia a gemma. Allora io sono arrivata a circa 15 cm. Adesso prima di posizionare la nostra chiusura dobbiamo fare qualche giro di punto basso. Allora io sono arrivata qui, ho chiuso con una maglia bassissima, faccio una catenella e adesso cosa faccio? Centro della stella un punto basso, tra le due stelle vedete qui faccio un altro punto basso, centro della stella, qui di lato, centro della stella, qui in mezzo alle due, vedete? E procedo così. Vedete? Quindi facciamo questo giro e poi vi faccio vedere come inserire la chiusura, ma soprattutto vedere se è il caso di farne comunque anche un altro di giro di punto basso. Io ho completato il giro di punto basso, non voglio farne più perché secondo me va benissimo. Adesso noi vediamo se va bene questa chiusura, se l'apertura come vedete va bene, quindi adesso noi che cosa facciamo?
Io adesso chiudo qui il filo, dopodiché mi prendo le mie misure e vado a posizionare, quindi la vado a legare e vi faccio vedere come procedere alla cucitura e anche a questa parte che deve essere lasciata libera per l'impugnatura. Arrivati qui dove c'è il marcapunti, questo lo saltiamo, non si fa, passiamo da questa parte, non dobbiamo più agganciare la nostra base alla chiusura perché questa sarà libera. Quindi andiamo a fare una serie di punti bassi, andiamo proprio a riempire questa parte, stringo per bene, vedete, per fare in modo che la nostra chiusura non si intraveda. Quindi adesso io ne andrò a fare una serie e arrivo fino a qui. Poi io vi dirò esattamente quanti punti avrò fatto qui liberi perché dovranno essere gli stessi creati da questa parte. Quindi arriviamo qui e vi dirò come proseguire e anche il numero dei punti bassi liberi. In totale ne ho fatto 15, vedete? Questa parte non è più visibile, quindi la parte interna, per cui a questo punto che cosa faccio? Salto sempre qui dove c'è il marcapunti, riparto con la sequenza di 2, cioè in questo punto andrò a realizzare 2 punti bassi. Il primo l'ho già eseguito, andiamo a fare il secondo. Poi qui uno solo, quello dopo nuovamente 2. E continuo quindi con la sequenza. Poi arrivato qui questi 3 punti, quello marcato, quello centrale e quell'altro marcato si saltano, ce la sistemiamo per bene, si fanno 3 catenelle come abbiamo fatto dall'altra parte e da qui si riparte con 2, 1, 2. Arrivato qui, questo sarà il nostro ultimo, guardate ve lo faccio vedere bene, il nostro ultimo punto lavorato. Qui facciamo 15 punti bassi liberi, arrivato qua tagliamo il filo e la nostra mini clutch sarà pronta. Ditemi se non è una sciccheria questa borsetta, quindi possiamo utilizzarla in questo modo oppure a tracolla. In ogni caso, secondo me il risultato è bellissimo in entrambi i modi. Io vi ricordo che per crearla trovate un kit a vostra disposizione su borgodeipazzi.com, sconto 10% e scegliere tra le tante varietà di gemma disponibili. Come quantitativo ne utilizzati circa 250 grammi, quindi rimarranno circa 50 grammi col quale volendo potete fare o una tracolla o un manichetto. Misure ottenute: 24 di larghezza, fino a qui siamo a 16, completo di manico a 20 e circa 9 cm di profondità, quindi piccolina ma l'indispensabile andrà tranquillamente. Come avete visto dalla spiegazione, il punto stella è abbastanza complesso, ma spiegato in quel modo e se mi seguite passo passo, anche per le principianti diventerà un gioco da ragazzi. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. A questo punto è tutto e ci vediamo alla mia prossima creazione.